Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale, mi chiamo Alessia Giorna e oggi progetteremo il tema di maggio che sarà ispirato ai miei vasetti e le mie creazioni che creo con la pagina di Alibi. Per chi non mi seguisse ancora, Alibi è appunto la mia pagina su Instagram, potete seguirmi qui, dove appunto realizzo creazioni in argilla e cemento e sono appunto decorazioni per la casa in linea di massima. Sono ancora agli inizi, però comunque è il mio hobby attuale, è quello che faccio dalla mattina alla sera. E quindi ho detto perché non dedicare il tema di maggio, che tra l'altro è il mese del mio compleanno, a quello che in questo momento mi appassiona di più. Quindi ecco, è comunque replicabile da tutti perché comunque in ogni caso sono vasetti, però comunque mi ha messo alla prova perché ho utilizzato le matite, cosa che sapete non utilizzo mai, e soprattutto, scusate la voce un po' nasale, però mi sto passando un raffreddore allucinante. Tra l'altro tra un paio di giorni devo pure partire per Amsterdam, quindi sono preoccupatissima di prendere l'aereo e di andare in giro con questo raffreddore tremendo, però vedremo di farcela, dai, che finalmente sono riuscita a prendere questo aereo per andare a Amsterdam, dai che ce la faremo, a vedere i miei amatissimi tulipani. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi siete già stati, se vorrete andare, io penso che è il mio sogno da una vita di andarci e non vedo l'ora. Comunque, detto questo, come sempre giù in info box trovate tutto quello che ho utilizzato e noi ci vediamo al video. Buona visione! Eccoci qui, allora ho iniziato prima disegnandomi giustamente il soggetto. Il soggetto, come vi ho detto, sono le mie creazioni che appunto sto un po' pubblicizzando nel mio secondo profilo, che è Alibi Home Decor, se vi va seguitemi anche lì. E il soggetto appunto della cover page è il vasetto offset, che è appunto un vasetto circa di 15 cm con questa forma un po' particolare, e ho voluto crearne due versioni, uno beggiolino rosetto e uno sul grigino chiaro, grigio antracite. Non volevo fosse una pagina pesante, volevo dargli un po' di leggerezza, che fosse una cosa un po' primaverile, diciamo, quindi che anche chi lo vuole replicare comunque è un vasetto come un altro. E quindi appunto ho fatto le ombre. È stato molto difficile perché di colori a matita sapete che li uso pochi, quindi ne ho pochissimi, avrò 24 colori proprio, che sono la classica confezione della Giotto, quelli proprio i basici, quindi è stato anche difficile creare le sfumature perché avevo a disposizione pochi colori. In ogni caso ho appunto aggiunto poi i fiorellini, ho fatto le sfumature appunto con la tecnica del temperare e usare diciamo la polverina colorata per fare le sfumature, che è stata la cosa che mi ha un po' più salvata da questo punto di vista. Ho aggiunto la scritta May e poi sono passata alla pagina di fianco in cui i soggetti sono i vassoietti amorfi. Questi vassoietti sono alcuni con 3 protuberanze, quindi diciamo io lo chiamo blob perché appunto è una forma un po' amorfa e ha 3 concavità tonde, mentre quella che sto colorando in questo momento, che è stata la più ostica, ha 5, come fosse una stella, quindi appunto ha più ombre, molto più complessa eccetera. E però mi è servito questo cambiare un po' la tecnica e cambiare anche i soggetti, perché mi aiuta a sperimentare dal punto di vista artistico. Non sono studiata da questo punto di vista, però facendo i miei tentativi un po' alla volta miglioro, come tutti un po' alla volta, e quindi anche se non è venuto proprio benissimo questo tema, devo dire, però mi piace perché comunque rispecchia una nuova skill che sto sviluppando e quindi mi fa sentire un po' più brava rispetto al solito usare sempre i soliti pennarelli, che ormai quelli abbiamo capito più o meno come si usano tutti quanti, no? Quindi ecco, ho fatto questa stellina marroncina che sì dai, è più o meno dello stesso colore anche nella realtà, quindi è abbastanza venuta verosimile. Il problema è stato ricreare il beige, perché non ho il beige, quindi ho usato un colore oro che era abbastanza simile. Scusate il cambio di illuminazione, ma a un certo punto era diventato buio, quindi ho dovuto illuminare in altri modi. Quindi stavo dicendo, ho usato il colore oro, che mi dà appunto questa colorazione un po' giallina, e poi ho alternato un po' con il marroncino chiaro e un po' con il giallo. Alcune sfumature le ho fatte col giallo, altrimenti non veniva minimamente quel colore beggiolino che appunto è nella realtà. Se questi vassoietti vi piacciono, li trovate
comunque sul mio shop su Etsy e insieme anche ai vasetti e tutto il resto. Poi, dato che il vassoietto originale ha una scritta, ho detto uso gli stessi timbri e lo faccio proprio come fosse il vassoietto originale, tanto più o meno la dimensione è poco più grande, e quindi ci ho fatto la scritta, ho detto keep going, dai che così è maggio, continuiamo con questa nostra passione, chissà che cresca un po' alla volta, ecco. Ho fatto dei ritocchi con il fine liner nero e poi appunto il risultato finale è venuto comunque abbastanza carino, leggero, non troppo diciamo presente come colorazione, però comunque delicato, mi piace per maggio che è primaverile, ci sta. Qui ho diciamo prima creato la griglia del mese, e che l'ho fatta piccolina perché comunque sapete che io non scrivo tanto, però voi potete sempre adattarla come vi pare e piace, e poi ho sfruttato diciamo il disegno, la forma dell'organizer a forma di onda per dare un po' un tocco artistico a questa pagina. Adesso ho colorato delle colonne un po' con l'oro, un po' con rosa, non si vede molto perché c'è la luce puntata, ma tra poco vi sarà tutto più chiaro, e appunto ho ricalcato queste colonne che adesso sembrano anche un po' più colorate con il fine liner. Ho fatto questa specie di griglia in sovrapposizione con questi rettangoli, devo dire che non è neanche venuto troppo male, non mi dispiace, e ho realizzato dopo che mi sa che non ho scritto i numeri dei giorni, però vabbè, io saprò quale giorno è quale giorno, me lo scriverò più avanti probabilmente, però attualmente me lo sono dimenticata di scriverli, quindi voi ricordatevi di scrivere i giorni magari. Io ho peccato da questo punto di vista. Comunque, dicevo, avevo fatto questa forma a onda che è appunto l'organizer da scrivania che regge anche il fiore, quindi poi ho fatto anche la parte in cui tiene sullo stelo del fiore, e ho ricalcato un pochettino in modo che si vedesse un po'. Ho fatto lo stelo del fiore e ho aggiunto dei fiorellini che ho qui anche a casa, che mi hanno ispirata, che sono dei fiorellini arancioni, un po' diciamo aperti, con molti piccoli fiorellini, e quindi ho detto dai, li aggiungiamo anche questi a questo tema, facciamolo proprio il mio tema, no? Dato che a maggio compio anche gli anni, quindi ho detto perché no, è proprio il tema che mi rispecchia di più in questo momento, e quindi ecco, ho aggiunto le foglioline, ho aggiunto varie ombrette, ho aggiunto delle parti un po' marroncine per dare un po' più risalto a questi fiorellini che sennò sembravano un po' smorti, e poi volevo sfruttare appunto la forma di questo organizer per scrivere expenses e incomes, e devo dire che non mi dispiace l'idea di scrivere lungo il disegno di questo organizer, è venuto anche abbastanza bene, carino. Poi passiamo alle pagine, quelle del social e quant'altro, e Habits. Qui ho disegnato i vassoi con le palline, quello tondo e quello ovale. È stato un po' difficile rendere la prospettiva, infatti quello ovale è venuto un po' deforme, però va bene, dai, facciamo finta che vada bene. E il colore originale in realtà il marrone non esiste, solo che le versioni colorate di questo organizer non fittavano bene con i colori di questo tema, quindi ho deciso di farlo marrone, anche se in realtà marrone non l'ho mai fatto, però potrebbe essere un'idea farlo marrone. Voi che ne dite? Vi piacciono i vassoi marroni? Li comprereste? Fatemi sapere giù nei commenti. Comunque, se non conoscete comunque ancora la mia pagina, vi invito di passare, e se vi va a seguirmi, perché appunto ho intenzione di fare uno piccolo sconticino durante le giornate del mio compleanno sui miei prodotti, quindi siateci sulla mia pagina, perché appunto ci sarà uno sconticino, e solo voi che state seguendo questo video e che siete arrivati fino a questo punto saprete di questo sconticino. Comunque, ho aggiunto poi le piccole parti appunto con gli Habits. Ho fatto questi rettangolini raggiati che riprendevano appunto un po' lo stile del month calendar, e anche qui poi ho usato i timbrini per dare workout, drink, healthy food e postare. Poi passiamo alla pagina dei social. Qui non sapevo cosa aggiungere, quindi ho aggiunto un altro pezzettino di vassoietto in alto a destra,
che è appunto sempre questo qui con le palline. Ne ho fatto uno lilla che mi piace da morire e non vedo l'ora di vedere chi se lo prenderà, chi se lo porterà a casa, perché è veramente bello. E sono quelle classiche cose che crei e poi dici mi dispiace venderle perché sono bellissime, cioè me le comprerei io, però sai com'è, l'ho fatto io, quindi non è che me lo posso autocomprare purtroppo. E ha questo colore lilla un po' luminescente perché ci ho messo delle gocce di argento che quindi riflette anche il colore, che è tipo stupendo, quindi non vedo l'ora di vedere chi lo comprerà questo vassoietto. Comunque appunto ci ho messo parecchio a creare questo colore lilla perché avevo un viola scrausissimo che non era proprio il colore che volevo, quindi l'ho fatto tenue in modo che sembrasse lilla quando in realtà vabbè non avevo proprio il colore lilla. Qui ho fatto anche qui dei rettangoli, il primo rettangolo più grande è per la schedule e poi ho Alibi, che è appunto le idee per la pagina di Alibi, poi Journal, che sono le idee per appunto la pagina Journal, e poi ho messo Y, che sta per YouTube, che è praticamente appunto idee per post di YouTube. Questo è il mio tema, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video.